Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Queste unghie che sto rifilando purtroppo non sono sul canale, nel senso che quando ho fatto queste unghie non ho registrato e quindi vabbè, il video ovviamente non c'è. Comunque sto andando a fare un refill, utilizzo la mia punta grana media per andare ad abbassare un po' di prodotto e cominciare a togliere un po' di lunghezza. E queste unghie sono un pochino particolari, insomma mi danno un po' da fare ogni volta perché tendono a crescere verso il basso, in più lei le porta abbastanza lunghe e quindi ogni volta devo andare a fare quel bel lavoretto di limatura che sì, mi piace limare, ma diciamo che in alcuni casi mi risparmierei anche di dover fare tutta questa limatura, però va bene, lo facciamo perché ci piace. E quindi ok, vado ad abbassare tutto no, insomma buona parte del prodotto, quello che faccio sempre. Oggi piove amiche di unghie, quindi è probabile che io mi impappini più del solito di quando faccio giri di parole e non arrivo da nessuna parte. Oggi piove e la mia lingua si sta arrotando. Comunque andiamo avanti, e ho lasciato buona parte del video, magari alcune parti velocizzati, ma ho lasciato buona parte, quindi spero che vi faccia piacere, cioè praticamente in tutti i video lo dico, scusatemi, sono un po' logorroica alcune volte. Ok, vi lascio e ci vediamo più avanti. Allora, adesso vado con la punta diamante cono stondata, una cono abbastanza sottile ma stondata in punta e non tagliata, per cominciare a lavorare un pochino la zona della cuticola e staccare la cuticola dalla lamina ungueale, anche se lei veramente non ha molta pelle da
da togliere. Però che succede? Che in questo caso la punta diamante mi serve per aprire bene i laterali, perché lei ha, diciamo, ce l'ha un po' tutte, un po' come me, quella struttura di pelle, di unghia che tende, cioè, ossia la pelle tende a sovrastare, a salire sopra all'unghia, e quindi in questo caso sia con l'aiuto del clamp che con l'aiuto della punta diamante mi vado ad aprire bene i laterali. In questo caso ce n'è davvero bisogno, sia di aprire con la punta che dell'utilizzo del clamp, mi aiuta veramente molto in questi casi. E quando utilizzo i clamp vado a fare direttamente prima una mano e poi l'altra, perché non ho 10 clamp tutti uguali da insomma, vabbè, l'intercambio fra di loro, però faccio tutta la mano, quindi faccio prima la fase da destra dal centro verso sinistra, e poi adesso mi fermo un attimo, inverto la rotazione della punta e vado dal centro verso destra, insomma le solite cose. Ok, una volta fatto questo andiamo a preparare l'unghia naturale come sempre con il sanding bands, e anche per preparare l'unghia naturale mi aiuterò con i clamp, sempre per lo stesso motivo che il suo letto ungueale si nasconde dentro a questi valli laterali, e quindi in questo caso veramente mi sono molto utili i clamp. Qui vedete lo sposto da un dito all'altro, perché insomma non ne ho 3 della stessa misura, ne ho 2, io ce n'ho 6 e sono 2 per ogni misura, sono 3 misure L, M e S. Questi 2 che vedete nelle 2 dita centrali sono la misura M, quella del mignolino è la S e quella del pollice è la L. Ok, allora vi lascio anche a questa fase qui e ci vediamo. Dove ci vediamo? Più avanti.
Va bene, allora la fase della preparazione dell'unghia si conclude con l'applicazione del gel di base, in questo caso il Biotin base di BSN, ma prima giustamente sono andata a togliere la polvere con lo spazzolino e con il cleaner, e poi sono andata con il nail prep e il bonder. Il bonder è il primer acid free. Adesso giustamente va in lampada 60 secondi dopo aver messo la base, la Biotin base, e adesso vado a refilare con il gel, quindi tante di voi saranno contente di vedere gel. Anche qui in questa fase dell'applicazione del prodotto mi aiuto con il clamp proprio ad aprire questi valli, e quindi vado poi a fare quello che devo fare. Il gel che sto utilizzando è il, scusate, si è aperta la finestra, il Pink Builder di BSN, e mi avete visto usarlo già in qualche video, e devo dire che mi trovo abbastanza comoda per fare refill. Infatti quando utilizzo gel ultimamente, insomma, l'ho ripreso un po' in mano, e mi viene proprio da utilizzare questo quando devo fare un refill. E quindi ho lasciato adesso qui l'applicazione del gel su tutte e 10 le unghie. Ho lasciato proprio il video abbastanza lungo, perché insomma è abbastanza lungo.
Allora, eccoci qua, l'ultimo dito. Il pennellino che sto utilizzando, ve lo dico perché magari qualcuna non lo sa ancora, è un numero 2 lingua di gatto di BSN, un pennellino con il quale veramente ci faccio un sacco di cose e a me piace stendere il gel, la struttura proprio con il gel, con questi pennelli piccoli. Questo è molto comodo perché è a lingua di gatto e può essere anche molto utile per stendere il colore se abbiamo delle unghie piccole. Insomma, ognuno poi ci fa un po' quello che crede. Mi ci trovo molto molto bene. Allora, ho fatto un dito per volta perché questo gel è autolivellante e insomma si livella bene, e io per stare tranquilla faccio un dito per volta, così non rischio che mi cola. Invece la limatura ve l'ho risparmiata questa volta perché la limatura è un po' lunghetta su questa signora, però vi faccio vedere quello che faccio praticamente in tutte le dita. Ho fatto la stessa cosa, quindi ho lasciato solamente il pollice, prima lima manuale e poi fresa, eccetera eccetera. E poi un'altra cosa abbastanza lunghetta qui è stata anche la decorazione di tutte le unghie, è stata abbastanza lunghetta. Ci ho messo 1 ora e 50 a fare queste unghie, ve lo dico perché appunto tutto il video senza editare, senza essere editato, era lungo 1 ora e 50. Ve lo dico perché sempre con questo pensiero del tempo mi devo sbrigare, ci dobbiamo sbrigare. Sì, anche io se mi sbrigo è meglio, preferisco quando mi sbrigo, indubbiamente, però per fare certe cose ci vuole anche, insomma, il tempo ci vuole, quindi ve lo dico perché molte ragazze si sentono molto frustrate da questo fatto del tempo, no? Io so che c'è gente che ci mette 50 minuti, sì, certo, bisogna vedere cosa stai facendo, che unghie stai facendo, e poi ricordatevi che non siamo tutte uguali. Non siamo tutte uguali. Se tu per fare una cosa ci metti 1 ora e mezza e una tua collega per fare la stessa cosa ci mette 1 ora, non ti mortificare, quella sei tu e quell'altra è lei, quindi non ci stiamo troppo a deprimere su questo fatto del tempo, va bene? Ok, quindi adesso qui sto appunto andando con la fresa nel girocuticole, che preferisco sempre andare con la fresa nel girocuticole, e poi andrò a pulire anche sotto l'unghia. Queste unghie assolutamente vanno tolte, queste in particolare, ma io vabbè, voi lo sapete, tolgo praticamente tutte le unghie di tutte le persone durante il refill, ma queste proprio assolutamente ne hanno bisogno e necessità, perché sono di quelle unghie che si scuriscono molto nel tempo, e quindi assolutamente non potrei mai pensare di lasciare un lavoro così come avete visto che è l'unghia sotto dopo 4 settimane, dopo 3 settimane mi pare. E quindi qui sì, se qualcuna se lo sta chiedendo che non mi conosce, ma vai a togliere l'unghia naturale? Sì, assolutamente sì, l'unghia naturale non mi serve a niente, non mi serve assolutamente a nulla. Non dà struttura, non dà spessore, non serve a nulla l'unghia naturale sotto al gel, non serve proprio a niente. Va bene, adesso qui cominciamo con questa nail art, con tutte queste onde che adesso già dall'anno scorso abbiamo cominciato a fare un po' di onde, ma evidentemente non era ancora troppo il suo tempo delle onde, e invece quest'anno 2022 ste onde ovunque, e quindi ci adeguiamo alla moda e facciamo onde su onde su onde. Sto utilizzando questi 2 colori di Moda Unghie. Questi qui sono il verde fluo e il verde menta, e il menta quello più chiaro, e poi andrò con i 2 nuovi gel liner di Michelle Nails. Uno è il lillino e l'altro è quel violetto un po' più scuro che adesso in questo momento non ricordo. Ok, allora il lillino è lo 007 e quello più scuro invece è lo 014. Adesso anche qui io vi lascio alla visione di tutte queste onde. Il pennello liner che sto utilizzando in questo momento è anche lui di BSN, è un 550, una cosa del genere. Comunque cercherò di lasciarvi giù nell'info box
tutti quanti i link. Invece quelli che hanno già appunto questi gel liner che hanno il pennellino incorporato, utilizzo questo pennellino qua. Questi gel liner funzionano molto bene, a me stanno piacendo veramente tanto, scrivono molto, bisogna scaricare abbastanza bene il pennello se vogliamo fare delle righe, delle linee sottili, però come ho detto già in altri video, questi gel liner non nascono, perlomeno credo io, perché insomma non può essere che nascano con l'intento di fare delle nail art tipo ghirigori, linee molto sottili. Non credo proprio che nascano con quell'intento, nascono per fare queste appunto righe, onde, righe dritte, righe verticali, righe orizzontali, French superficiali, che è anche molto facile farli con questi pennellini. E quindi se vogliamo fare dei ghirigori, delle linee super extra sottili, certamente non li possiamo fare con questo pennello, però devo dire che a me non interessa, voglio dire, lo utilizzo per fare quello che state vedendo. Ok, l'ultima cosa che farò è andare con DBSN un gel della linea Platinum, che è il Platinum Glicine, per finire di dare un po' un effetto un pochino brillante a tutte queste onde. Quindi l'ultimo di tutto cercherò di lasciarvi nell'info box i link. Va bene, adesso vi lascio alla visione. Ovviamente ho velocizzato qui il video, ma vi ho lasciato tutto, sempre per far vedere a quelle ragazze che si sentono preoccupate dal fatto che ci mettono un po' di tempo per fare le unghie, per farvi vedere che comunque ci vuole il tempo che ci vuole. Hashtag ci vuole il tempo che ci vuole. Questi sono lavori particolari e sfido chiunque a metterci un'ora per fare un refill del genere. Se poi c'è qualcuno che ci riesce, tanto di cappello, sono molto contenta per lei, ma non sono invidiosa. Assolutamente non dovete essere invidiose delle altre persone. Quindi, dopo sta pappardella da mamma, vi mando un bacio e ci vediamo alla fine. Ok, allora eccolo qua, il Platinum Glicine. E questi Platinum mi piacciono molto ogni volta che li utilizzo e li mostro in video, ve lo ripeto, perché sono
pigmentatissimi, scriventissimi e come vedete anche con linee sottili e poco prodotto, senza fare spessore, riusciamo a fare delle linee sottili veramente molto carine. Mi piacciono tantissimo questi Platinum. Ci sono poi un sacco di colori. Come tutte le cose nel sito di BSN c'è un sacco di tutto, ci sono un sacco di gel costruttori, un sacco di colori, un sacco di semipermanenti, c'è un sacco di roba nel sito di BSN e quindi questo in particolare è il Platinum Glicine. Va bene, fatto questo, finalmente ho finito. Vado a sigillare e non aggiungo altro su queste unghie perché direi che insomma già stavamo abbastanza decorati. Il sigillante che sto utilizzando è il Quick Finish di BSN e questo è praticamente il risultato finale. Io spero che vi abbia intrattenuto questo video, anche se un po' lungo. Spero che vi sia piaciuto, grazie tante per stare qui con me, grazie per regalarmi tutti i vostri bellissimi commenti e like, vi mando un bacio grande e ciao!